Questi giorni sono vicini all'equinozio di primavera. Vogliamo vedere come funziona in ottica ciclica proprio la ciclicità dell'equinozio, i suoi significati e quello che possiamo imparare da questo specifico momento della ciclicità. Se non mi conosci, sono Laura Ghianda, mi occupo di teosofia, la spiritualità della dea, ovvero una visione del mondo attraverso l'immagine guida di una madre cosmica, e di spiritualità radicata, che è la spiritualità del futuro, che non ha bisogno di scindere tra sacro e profano, tra alto e basso. Se ti iscrivi al mio canale e attivi le notifiche, troverai ogni settimana un video che approfondisce questi e argomenti correlati. Cos'è l'equinozio? Lo dice la stessa parola, è il giorno in cui le ore di luce corrispondono alle ore di buio e quindi la luce e il buio, il giorno e la notte sono in perfetto equilibrio. Ora, nel caso tu non l'abbia già visto, io ti suggerisco di vedere un video importantissimo che ho fatto, che è il riferimento per tutto il mio lavoro e per questo tipo di pensiero, perché quello che a noi interessa è provare a vedere quello che prima non vedevamo e quindi riuscire a ragionare in un modo diverso da quello a cui eravamo abituati prima. Ed è proprio qui il dono del pensiero ciclico. Nella nostra cultura, nel nostro abituale modo di pensare, come siamo soliti e solite pensare alla luce e al buio? Solitamente in questi termini. Il buio, ora il mio pennarello è blu ma ce lo facciamo andare bene lo stesso. Il buio simboleggiato dal nero, la luce simboleggiato dal bianco o da colori analoghi. Al buio una serie di qualità in abbinata, alla luce un'altra serie di qualità in abbinata e una separazione netta tra le due parti. In un certo senso questo pensiero qui lo potremmo definire pensiero lineare, nel senso che il buio si colloca a un capo estremo di una linea immaginaria naturalmente, mentre la luce si colloca al polo opposto sempre di questa nostra linea immaginaria e quindi luce è il contrario di buio, buio è il contrario della luce, nonché, attenzione, la qualità, ovvero in che modo sono connessi luce e buio. C'è mica un rapporto d'amore qui? No, c'è piuttosto un rapporto di scontro. Pensiamo al modo in cui utilizziamo queste metafore nel nostro lessico. Pensiamo al modo in cui utilizziamo queste metafore nelle nostre narrazioni. Lo troverai in altri miei video. Chi è rappresentato come luminoso nelle nostre storie e chi come oscuro? Chi sono rappresentati come i buoni e chi sono rappresentati come i cattivi? Cosa ci suggerisce tutto questo? Che in automatico noi attribuiamo delle qualità morali a questi due poli. Allora, proviamo a prestare attenzione perché è una sfumatura che se non si coglie sfugge via e quindi manchiamo di prendere il tesoro del tipo di pensiero che vedremo tra un po'. Se la nostra metafora è bellica, noi come vediamo la realtà che ci circonda? Attenzione, perché la vediamo filtrata da queste lenti belliche. La notte abbinata al buio è simbolo di che cosa? E il giorno abbinata alla luce è simbolo di che cosa? La notte è buia, è piena di terrori. Questo rapporto tra luce e buio è molto evidente in scala giornaliera, ma si applica anche in scala annuale. In questo caso il buio corrisponderebbe alla stagione invernale, mentre la luce corrisponderebbe alla stagione estiva. Quindi cosa accade? Uso la tavoletta anche proprio nella sua fisicità. Una cosa di questo tipo: quando vince la luce, il buio è in down, perde in un certo senso, no? E poi viceversa. Ma questo movimento è disposto per la nostra logica, attenzione, non è una roba che ci pensiamo, di cui siamo consci, viene in automatico. È disposto proprio su questa linearità. E questo fa sì che cosa? Che si mantenga il rapporto di guerra, di scontro e di antagonismo tra le due parti. E quindi come facciamo a vedere il nostro equinozio in questa logica? Probabilmente una sottospecie di bilanciamento di una bilancia come lo vediamo adesso, però manca sempre un qualcosa, manca tutta la completezza del movimento, che invece può essere rappresentato alla perfezione se noi utilizziamo il pensiero circolare. In che modo? In questo modo qui.
Già c'è una netta differenza. Pensiero lineare, c'è una linea solamente, vabbè adesso è al rovescio ma si capisce lo stesso. Questo tipo di pensiero invece già compare un segno in più rispetto, no, alla verticalità della linea. E questo sembra un dettaglio, sembra giusto un disegnino, una roba in più, ma che cosa sta dicendo questa? In realtà fare nostro questo tipo di pensiero qua porta un modo radicalmente differente di approcciarci e vedere la realtà. Allora, in questo caso, l'equinozio compare in questa posizione e in particolar modo così. A cosa si aggiunge qui? Il dinamismo. Il movimento. E uno mi può dire, anche di qua potrebbe esserci un movimento, ma di qua il movimento è la famosa legge del pendolo. Ho detto la stessa cosa nel video che parla della ciclicità del solstizio invernale, che se sei curiosa o curioso ti linko sia sotto che sopra. Tornando invece al nostro movimento ciclico, qui non abbiamo un pendolo e questo ha delle conseguenze importantissime. L'equinozio, sono 2 equinozi, parla di questa dimensione che è la liminalità, ovvero il confine perfetto in questo caso tra luce e ombra e tra ombra e luce. Noi adesso siamo in questo tipo di equinozio dove dal buio le ore però vanno verso un movimento di ascesa, ma c'è anche l'equinozio opposto, quello d'autunno, che va in discesa. La luce si equilibra ma per poi cedere il passo al buio. Dov'è la liminalità in questo tipo di pensiero? Praticamente non c'è. Perché? Perché la sua natura di separazione e di corrispondenze, di descrizioni, di precise categorie che noi mettiamo qua, non si inquinano l'un l'altra. Vogliamo fare qualche esempio? O è luce o è buio? Significa anche o è razionalità o è intuizione. Qualcuno, e io dissento da questa cosa, ti invito a vedere i miei video per esempio sul maschile e femminile interiori che ti linko in descrizione anche qui sopra, ha abbinato la luce al maschio e il buio alla femmina e quindi o è maschio o è femmina, o è fuoco o è acqua, o è cielo o è terra. Questo è il dualismo oppositivo, il pensiero duale oppositivo, il pensiero che ci portiamo avanti dalle categorie greche che a loro volta attingono allo zoroastrismo e che separa nettamente, impedendo questa dimensione di liminalità. Perché? Perché se ci fosse liminalità non ci sarebbe più lo scontro. Questo è un pensiero che probabilmente è stato, verosimilmente almeno, creato da dei modelli culturali basati sulla dominanza, ovvero che basavano tutta la narrazione della propria cultura, dei propri miti, sulla guerra. Cioè da società belliche, detto proprio facile. Viceversa, un altro tipo di pensiero non è soltanto invenzione di Zaghianda, esiste ancora e esiste, guarda caso, in società che incredibilmente riescono a rimanere, nonostante tutto, pacifiche. Sul serio, esistono ancora. Del tipo che i generi non sono in scontro? Del tipo che non esiste lo stupro? Cosa significa quindi una circolarità che permette anche la liminalità? Significa che il rapporto tra luce e buio è uno che cede il passo gradualmente. Vero che assomiglia adesso alle fasi lunari? In realtà quello che sto descrivendo, che certo che è perfettamente combaciabile con le fasi lunari, perché? Perché la ciclicità ha sempre le stesse tappe, ma io sto descrivendo il passaggio o della luce giornaliera dal mezzogiorno al tramonto, al fondo della notte dove il sole segue il suo viaggio ciclico nel mondo infero, all'alba fino al mezzogiorno di nuovo. Prova a immaginare che questo, la luna la si vede subito, prova a immaginare che sia il sole, dove alla fine
il sole cala un po' la sua luce, è un po' coperta, fino al tramonto, fino a scomparire, poi qua c'è l'alba e poi la luce aumenta fino al suo massimo. Ma anche nella stagionalità, perché anche nella stagionalità ci sono gli stessi identici sputati cicli, per cui dall'estate andiamo all'autunno, al pieno inverno, alla primavera, per poi andare ancora all'estate. E nella ruota dell'anno, diciamo, celticheggiante, che in realtà non è soltanto celtica e che ancora adesso si utilizza, guarda caso le celebrazioni sono 8. 8 perché? Perché corrispondono esattamente a queste fasi che ti ho descritto qui, ovvero partiamo dal solstizio di inverno alla celebrazione di Imbolc, chiamata ai più candelora, per questo canale è seguito da persone di tanti tipi di tradizioni e tanti tipi di cultura, quindi non voglio usare dei nomi troppo tecnici. E poi andiamo all'equinozio di primavera, per poi andare, diciamo, ai primi di maggio, Belten o Calen di maggio, per poi andare al solstizio d'estate. E poi abbiamo la celebrazione dell'abbondanza, che può essere l'Amas o l'Abnasad per chi segue questo tipo di tradizioni, e andare poi all'equinozio d'autunno, per poi andare alla stagione dei morti, Samhain, e riprendere il ciclo da capo. Ecco allora che noi abbiamo gli equinozi come nostro segno di liminalità. E che cosa ci insegna? Intanto a renderci conto delle liminalità. Un po' te l'ho detto prima, non ci sono solo gli equinozi, gli albi e i tramonti sono delle liminalità. Puoi vedere le stesse cose nelle fasi lunari, ma esiste in tutte le cose. La riva del mare è una liminalità dove la sabbia si mescola con l'acqua e non è né del tutto sabbia né del tutto acqua. Le soglie delle porte sono una liminalità e non a caso è un simbolismo che torna, e soprattutto se ti interessi di sacro lo troverai moltissimo, specie nel simbolismo della dea, perché la Ioni, i genitali femminili rappresentati così tanto nelle statuette, sono liminalità. In che senso è la soglia tra i mondi, dalla vita alla morte e dalla morte alla vita? L'immagine della liminalità non è uno di scontro, ma è una compenetrazione, è un mescolamento, ed è per questo che Starhawk la definisce come il luogo di trasformazione per eccellenza. In questo caso la luce e il buio non sono più nello scontro perenne che sono in questo tipo di pensiero, ma è come se ognuno avesse la sua parte di ciclo e queste due parti danzassero scambiandosi il posto all'unisono. Ed ecco che qui abbiamo il buio che pian piano cede il passo e si stanca fino a lasciare la pienezza della luce, ma poi anche la luce pian piano cede il passo al buio, e qua io mi immagino la nascita del buio bambino. Perché deve esserci soltanto la nascita della luce bambina durante il solstizio invernale, se non ovviamente per un discorso legato alla speranza, al bisogno del ritorno del calore della vita? Qui però abbiamo dei significati di buio che grazie a questo sistema non sono più negativi nel senso morale del termine, ma richiamano tante altre metafore. Certo, anche le difficoltà, certo, anche la sfida, perché la notte, l'inverno non sono cose comode per noi, ma c'è anche il riposo, c'è anche la meditazione, c'è anche l'introspezione, c'è anche la saggezza. Ci sono un sacco di simboli che noi attribuiamo al buio e che grazie al modo di pensare ciclico possiamo recuperare. Ecco allora che anche quando si parla di equilibrio passiamo a un livello successivo, perché non è più un equilibrio fatto da due pezzettini che si incollano, che sarebbe un'immagine statica. È un equilibrio dinamico, dove da una parte tende verso la luce, verso l'ascesa, e dall'altra tende verso il buio, verso la discesa. L'equilibrio dinamico è esattamente ciò che consente che le due parti si inquinino nel senso positivo della parola, nel senso buono, e che fa in modo che ciò che prima consideravamo guerra, ora si consideri come erotismo, amore. Il famoso amore che tutti dicono essere motore dell'universo, ma che in realtà, finché adottiamo questo modo, queste categorie rigide per approcciare la realtà, non potremo veramente scorgere. Si tratta di una scelta anche di coerenza, di che cosa vogliamo. Il mondo che permette questo tipo di modello qui è un mondo radicalmente diverso da quello che permette quest'altro modello di pensiero. E a sua volta, per chi del pubblico è interessato al lato cerimoniale, alla ritualità,
Questo tipo di modello conduce a un certo tipo di ritualità, questo a un altro tipo di ritualità, anche se sono magari sfumature, ma non sono ininfluenti. Questo, giusto per fare un esempio sciocco, è il modello che mette l'altare da una parte e il pubblico da tutt'altra parte. Questo invece è un modello dove l'altare sovente è al centro e le persone si dispongono circolarmente e già questo cambia radicalmente la qualità che si percepisce. L'equinozio ci insegna una cosa, che dobbiamo imparare a vedere il nostro buio e a non considerarlo un nemico come si fa da quest'altro tipo di pensiero. Dobbiamo imparare a vederlo, a conoscerlo, a capirlo per integrarlo. Metterlo in equilibrio questo significa e parte dall'accettazione. Non può esserci accettazione finché il nostro automatismo parte anche inconsciamente a giudicare il buio come qualcosa di cattivo. Viceversa, da queste parti si porta una maggiore complessità alla vita. Perché? Perché ogni fase può avere a sua volta degli equilibri e degli squilibri. Ci può essere troppo buio o troppo poco, troppa luce o troppo poca, e via dicendo. All'apparenza è più complesso, quando invece non lo capisci solo con la testa, ma anche con il corpo, facendo un'esperienza sui fenomeni che ti circondano, allora diventa un qualcosa che trasformerà per sempre il modo di percepire te stessa o te stesso, il rapporto che hai con le persone, il rapporto che hai con la natura, il rapporto che hai con la tua collettività, il rapporto che hai con l'universo. Fammi sapere nei commenti se questo video ti ha ispirato. Spero di vederti tra gli iscritti e le iscritte del mio canale e ti saluto alla prossima. Ciao!